Ci sono viaggi che si fanno con la valigia e altri che si fanno con il cuore. Questo è uno di quelli. Non è la prima volta che torno in Vietnam, ma ogni ritorno è diverso. Ogni ritorno è un battito in più, un respiro più profondo, un passo dentro la memoria. Hanoi ci accoglie con i suoi colori intensi, il profumo del caffè che si mescola al traffico, le voci che si rincorrono tra i vicoli, il cibo che racconta storie antiche. È una città che pulsa, che respira, che ti prende per mano e ti porta lontano. Questo viaggio non è solo un itinerario, è un ritorno alle origini, è un abbraccio tra madre e figlia, tra passato e presente, tra ciò che siamo e ciò che siamo diventate. Benvenuti in Vietnam, benvenuti nel nostro viaggio. Hanoi si presenta così, con le strade ancora bagnate dalla pioggia, sempre piena di negozietti di ogni tipo, dove ogni angolo trabocca di colori, profumi e meraviglie quotidiane. Dai, cammina. Il traffico è continuo e le vie sono strette e tra motorini, auto e biciclette che si incrociano ovunque, tutto si ingarbuglia. I marciapiedi sono comunque pieni di motorini parcheggiati, così i passanti finiscono per camminare in mezzo alla strada. Io e Aurora ci fermeremo ad Hanoi solo per qualche giorno. L'abbiamo già visitata in passato, quindi questa volta ci limiteremo a rivedere qualche angolo che ci piace e a gustare qualche piatto tipico prima di ripartire. Mano a mano che ci si avvicina al lago An Kiem, il ritmo frenetico della città si attenua, il traffico si dirada, l'aria si fa più leggera e la passeggiata diventa finalmente un respiro lento, quasi meditativo. Tra una visita a un tempio e l'altro ci immergiamo nella quotidianità fervente di Hanoi. I templi si affacciano sulla strada, incastonati tra negozi e traffico, eppure pieni di silenzio e gesti rituali. Ogni giorno uomini e donne si fermano lì per bruciare bastoncini di incenso e mormorare parole di ringraziamento. C'è chi arriva in motorino, chi in bicicletta e chi a piedi, ma tutti sembrano seguire un ritmo interiore che non ha fretta. Poco distante dal lago, io e Aurora troviamo un localino spartano, con un tavolone di ferro e pentoloni che borbottano nel cucinino accanto. Il pho arriva fumante e profumato e un piatto di questa meraviglia ci costa poco più di 2 euro. Una pausa semplice e autentica, che vale molto di più. Dopo il pho ci spostiamo in un luogo molto speciale, il Museo delle Donne Vietnamite, un museo molto particolare dove viene raccontata la vita, la forza e le tradizioni delle donne in Vietnam. Qui purtroppo ho potuto registrare solo una breve clip musicale e scattare alcune foto, ma sono immagini che parlano da sole. Dopo il museo ci siamo fermati all'Hidden Gem Café, un localino davvero particolare, nascosto tra le vie di Hanoi. L'atmosfera è rilassata, piena di dettagli vintage e angoli creativi. La cosa più sorprendente sono le pareti. Raccontano Hanoi attraverso immagini vivide e poetiche. Il Train Street che sfiora le case, scene di vita quotidiana, scorci della città che sembrano usciti da un racconto.
Lasciamo alle spalle il silenzio del caffè nascosto e torniamo tra i profumi della strada. Ci fermiamo in un locale di cucina tradizionale vietnamita, semplice e autentico. A tavola maiale caramellato, verdure piccanti, riso al vapore e i classici spring roll, un mix di profumi intensi e contrasti perfetti tra dolce e piccante. Sono caldi, ma soprattutto gustosissimi, sono buonissimi. È mattina da noi e nel nostro piccolo albergo, semplice ma accogliente, ci svegliamo con calma. La colazione ci aspetta, non solo dolci, ma anche piatti locali, tanta frutta, piatti saporiti e sorprendenti, un assaggio autentico di Vietnam. Poi usciamo e ci dirigiamo verso il mercato. Le strade si animano, motorini che sfrecciano e si fermano davanti alle venditrici. Mani che offrono frutta tropicale dai colori accesi, giallo, arancio, rosso. Ogni bancarella è un mondo, profumi intensi, voci che si sovrappongono, sorrisi rapidi. A noi ci accoglie così, viva, caotica e sorprendente, e noi semplicemente ci lasciamo trasportare. E l'uva? Sembra finta, guarda, come quella di... Tra le bancarelle affollate ci sorprende una scena abbastanza curiosa. Un uomo porge da bere al suo gallo seduto comodo sulla moto come un piccolo re. Poi ci fermiamo a pranzare in un piccolo localino, con delle crepe morbide di riso ripiene di uova, manzo saltato e morning glory. Tutto questo, compreso le bevande, ci costa meno di 6 euro. Dopo pranzo facciamo una breve visita allo zoo. Aurora si diverte un sacco a dare da mangiare ai cavalli, felice e curiosa. Ma presto ci accorgiamo che la situazione degli animali non è delle migliori. Spazi ristretti e sguardi spenti. Anche questo purtroppo è Vietnam, bellezza e contrasti fianco a fianco. Chiudiamo la giornata in un piccolo locale che prepara solo banh quan, sottili sfoglie di riso cotte al vapore, farciti con carne e funghi, accompagnate dal tipico salume vietnamita. L'ultima sosta prima di voltare pagina. Domani si parte verso Da Nang, dove ci aspetta un nuovo capitolo di viaggio. Buongiorno a tutti, siamo in un localino a Da Nang dove stiamo per fare la colazione. Abbiamo ordinato un bonnet, è un piatto misto di carne e uovo. Di solito i vietnamiti lo usano per la prima colazione, viene accompagnato con del pane e delle verdure. Abbiamo scelto di saltare Da Nang, che già conosciamo, per dedicarci a Hoi An, la vera protagonista di questa tappa. Una città che incanta al primo sguardo, famosa per le lanterne colorate e l'atmosfera romantica del centro storico, ma capace di sorprendere anche nei suoi angoli più quieti. Ci fermiamo su Riverside, appena fuori dal centro in un angolo di pace. Il nostro hotel si affaccia sull'acqua, il Lantana Riverside. La camera è spaziosa, luminosa e arredata con gusto. E soprattutto l'hotel offre una bellissima piscina, perfetta per rilassarsi dopo una giornata di esplorazioni, un'oasi tranquilla dove il tempo si distende. La giornata inizia tra i profumi avvolgenti della sala colazioni. Piatti caldi della tradizione asiatica si affiancano a insalate fresche di papaya, uova preparate su richiesta e frutta tropicale dai colori vivaci. Un momento di quiete che accompagna il cammino già iniziato tra emozioni e scoperte. Lasciamo l'hotel alle spalle, pronti per la nostra prima tappa della giornata, l'antica città di Hoi An.
Camminiamo lungo l'argine, dove il fiume scorre lento e silenzioso, come il risveglio della città. Le attività hanno appena aperto, i locali sono ancora vuoti e tutto intorno regna una calma sospesa, quasi a volerci sussurrare che il giorno deve ancora cominciare davvero. Dopo aver passeggiato lungo il suggestivo fiume, raggiungiamo questa piazza pittoresca. Gli edifici dai colori vivaci e l'architettura tradizionale ci raccontano storie di tempi antichi. Le lanterne appese, pronti a illuminare le serate, creano un'atmosfera magica. Questo luogo è un vero gioiello, un mix di culture e bellezza senza tempo, dove ogni angolo racconta una storia diversa. Tra i caratteristici mercatini di Oian si trovano prodotti d'ogni tipo, articoli unici che spaziano dall'artigianato locale a tessuti pregiati. E una delle peculiarità più affascinanti sono i numerosi negozi di sartoria, dove abiti su misura prendono vita, riflettendo l'eleganza della tradizione vietnamita. Dopo aver esplorato i vivaci mercatini di Oian, una visita alla sala delle assemblee del Fujian offre un tuffo nella storia e nella cultura cinese. Questo antico tempio è noto per i suoi altari decorati, le statue imponenti e i colorati affreschi che raccontano le tradizioni dei migranti cinesi. Nel Museo della Tradizione della Medicina di Oian esploriamo l'antica arte medica vietnamita, tra rimedi erboristici e pratiche tradizionali, un'esperienza affascinante e ricca di storia. La passeggiata prosegue lungo la riva del fiume, dove le barchette ornate di lampioncini colorati si preparano per la loro traversata serale. L'atmosfera è viva ma rilassata e la gente cammina lentamente, godendosi la brezza leggera, le luci tremolanti sull'acqua e il sottofondo musicale. Essendo ormai ora di cena, ci fermiamo in un localino affacciato sul fiume per gustare degli ottimi spring roll e un contam, carne shatsu poggiata sul letto di riso al vapore. Bibite e portate ad un prezzo davvero spaziale, solamente 3 euro. La serata si conclude con uno spettacolo suggestivo. Le barchette decorate con lampioncini scintillanti e dai colori vivaci scorrono lentamente sul fiume, creando riflessi cangianti sull'acqua. I suoni si fanno più ovattati, le luci più morbide e tutto intorno sembra rallentare, come se la città si concedesse un momento di quiete prima della notte. Il giorno seguente ci immergiamo nella vivace atmosfera del mercato locale, accompagnati da una guida del posto. Tra i banchi affollati si trova davvero di tutto: varietà di riso, fagiolini mung, pesce volante, granchi freschi, carne esposta in modo tradizionale e una ricca selezione di frutta tropicale come cherimonia, kumquat, banane, uva asiatica e lychus. I colori, i profumi e i suoni rendono l'esperienza autentica e coinvolgente. Calamansi. Lime. Maybe lime? Lime, no? No, non è lime, è tipo lime. That's Ah, ok. Quello che ti metto nel forno. Sì. And then we go on camwood. Of calamansi. Yes. Here. When it's just like this side, no more bigger. And when it's orange, we change to orange color. A reddish orange color. And we have this one for our Thai holiday. We are in Chinese saying
holiday like Happy New Year. Yeah. So we have the comfort tree for decor for the house. Similar like you use the Christmas tree for Christmas time. Yes, same. In attesa del giro delle tradizionali basketball ci viene offerto un piccolo rinfresco, chips di cocco dolce e tè freddo. Poco dopo ci prepareremo a partecipare a una cooking class locale sotto la guida della meravigliosa A, che ci accompagnerà nella preparazione di piatti tipici con passione e competenza. You want after that? I can get you. I have motorbike. Pollo con lemongrass, cipolla, aglio, profumatissimo. No, sempre dritti. Harry? Candy? Il pho, piatto simbolo della cucina vietnamita, richiede almeno 3 ore di cottura per ottenere un brodo ricco e profondo. Dopo aver dato un primo bollore alle ossa di manzo, si aggiungono carote, taro, cipolla tostata, seguiti da un pizzico di zucchero e dalle spezie, anice stellato, cannella, chiodi di garofano e zenzero. A completare il tutto la salsa di pesce, che dona al pho il suo carattere inconfondibile. And onion. Onion you cut a little bit cut. Yes. Don't cut until the Dopo aver finito tutte le preparazioni, la tavola si riempie di spring roll, bangseo, insalate di papaya e pollo speziato, un assaggio autentico di Vietnam. Dopo l'intensa esperienza ai fornelli, ci concediamo una passeggiata lungo una delle spiagge più suggestive di Hoi An, dove il profumo del mare e la luce del tardo pomeriggio accompagnano dolcemente la fine della giornata. La serata non poteva concludersi senza aver assistito all'emozionante spettacolo del Memory Show di Hoi An, uno spettacolo immersivo e suggestivo che tra luci, musica e coreografie racconta la storia e la magia di questa città antica. Concludiamo la giornata in un ristorantino tranquillo, gustando 2 piatti tipici di Hoi An, i wonton fritti croccanti e dorati e il cao lao, una pietanza profondamente legata alla tradizione locale, preparata con un tipo di noodles unico che si trova solo in questa città, simbolo della sua identità gastronomica. Cosa? Pomodoro, cipolla, abbastanza piccante e penso che ci sia anche l'ananas, sono buonissimi. Qua è ripieno di qualcosa.
ripieni di carne, buonissimo. Queste giornate in Vietnam sono state un viaggio tra sapori, colori e tradizioni, da Hanoi con il suo ritmo vivace e caotico fino ad Hoi An, dove ci siamo immersi nella cucina locale, passeggiato tra spiagge tranquille e assistito a spettacoli emozionanti. Ora, mentre le barche con i lampioncini scivolano lente sul fiume e la città si illumina di riflessi, chiudiamo il nostro racconto con immagini che parlano da sole. Ma l'avventura continua. Presto saremo di nuovo in viaggio, pronti a raccontare una nuova storia, un nuovo video.